Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ProCamper. Oggi parliamo di oblò. Dunque parliamo di oblò e parliamo precisamente di oblò Dometic. Oblò Dometic Echi 2, la dimensione è circa 1 metro per 65 70, in realtà il foro è 96 per 65,5, me lo sono guardato adesso perché non me lo ricordavo assolutamente. Quindi sono gli oblò quelli, diciamo, non i grandissimi, non l'Echi 1, ma quelli grandi. Apertura può essere di vario genere. Noi tratteremo oggi l'apertura a barra. È una barra di metallo sagomata che si aggancia lateralmente e che viene supportata, e la cui cupola viene supportata nella sua apertura da questi due oggetti che sono l'oggetto del nostro video odierno. Eccoli qua, sono due piccole molle a gas, sembrano degli attuatori in miniatura, vengono montati lateralmente. Per come sono montate, per il cinematismo che ne viene fuori, ci forniscono una apertura come angolo massimo della cupola di circa 55 gradi. Come vedete vengono compressi con una dimensione, una corsa totale di circa 13 cm, hanno due perni sui quali ruotano e sarà proprio su questi che andremo a intervenire. Innanzitutto andiamo a vedere che cosa c'è nella scatola, anzi nella bustina che ci viene fornita. Quindi nella bustina abbiamo l'attuatore principale, poi abbiamo un po' di materiale, eccolo qui. Precisamente ci vengono forniti i due perni, che sono i due perni per la rotazione nella parte terminale, quindi nella parte mobile e nella parte fissa. Questa qui che è una diciamo coppiglia ad inserimento solamente da un lato, che è quella che fornirà da un lato il blocco, e poi ci vengono forniti 3 tappini. Di questi 3 tappini chiaramente ne utilizzeremo uno solamente. Come vedete sono di 3 diversi colori, perché la cornice può essere o grigia o bianca o color crema, quindi ce li forniscono tutti e tre. Li andremo a perché quando li andiamo a staccare molto probabilmente verrà danneggiato la copertura che ci serve. Quindi se da una parte noi utilizzeremo la coppiglia per il blocco del perno, dall'altra parte utilizzeremo semplicemente la copertura colorata. Ok? Quindi la cosa è semplicissima. Andiamo adesso sul camper e andiamo a vedere come rimuovere il vecchio attuatore, e vi farò vedere che è praticamente non più funzionante, praticamente scorrerà senza nessun tipo di resistenza al suo interno, lo stelo rispetto alla parte fissa, e andiamo a sostituirlo con questo qui nuovo. Vediamo come si fa. Eccoci sul camper e questo è l'oblò incriminato. Ovviamente ho preso un'asta in legno perché chiaramente adesso lui è praticamente libero, quindi il supporto dei due attuatori è praticamente nullo, infatti sono da sostituire. Abbiamo preso il nostro kit, vediamo come operare. Abbiamo nella parte inferiore il fissaggio, come vedete qui nella parte inferiore dovrebbe essere presente per la verità la copertura. Questa è la copertura di color Havana. In realtà evidentemente sono già stati sostituiti, quindi non ci sono, quindi potreste anche non trovarli, ma eventualmente nel caso trovaste questa copertura così messa in questa maniera basta eliminarla, e per eliminarla o prendete un punteruolo come questo o come questo diciamo, eccolo, oppure altra soluzione è quella di forare, tanto ce li avete nuovi quindi non avete problemi, forare il coperchietto con una punta, un foro da 2,5, da 3, e poi viene via. Quindi in quel caso abbiamo accesso al perno inferiore. Il perno superiore invece è fissato con quest'altro pezzo, io l'ho già levato ma vi faccio vedere come si fa, con quest'altra rondella elastica. La rondella elastica si opera dalla parte interna, quindi la rondella elastica si trova in questa posizione che fissa la parte esterna, la parte finale del perno. Quindi il perno è composto da una testa e da un punto fisso, dall'altra parte è un cilindro normale. Questa rondella elastica si aggrappa al cilindro, la parte diciamo senza testa, ok? Quindi è inserito dalla parte sinistra verso destra, e per eliminare questa rondella non facciamo nient'altro che infilare, eccola qua, infilare il punteruolo da un lato e tirare. In questo caso possiamo a questo punto levare
il cilindrino di blocco, si spinge da un lato all'altro, eccolo qua. L'abbiamo svitato, in realtà non serve, si potrebbe riutilizzare tranquillamente questo, ma visto che ci siamo lo sostituiamo. Lo inseriamo, lo appuntiamo lateralmente e poi inseriremo il pezzo, il componente. Per la parte inferiore invece la cosa è più complicata, perché ci sono diverse possibilità. La cosa difficile che può capitare è proprio quella di riuscire a prendere la testa del perno. O si utilizzano un paio di forbici come queste a becco e si cerca di prendere la testa e tirarla all'esterno. Ecco, in questo caso ci siamo riusciti, ecco qua, siamo riusciti, e quindi praticamente noi tiriamo fuori l'attuatore. Come vedete l'attuatore è praticamente scarico sostanzialmente, quindi non fa più la sua funzione. Nel caso in cui non riusciamo a tirar fuori il perno, come in questo caso, perché magari è duro, è molto inserito all'interno e quindi è molto rigido e quindi non viene via perché poi c'è dello sporco eccetera, ci sono altre due soluzioni. Una è quella di svitare la testa dell'attuatore, lasciamo la testa vecchia all'interno e se l'attuatore, forzandolo, se di questo attuatore nuovo riusciamo a svitare la testa, anche questo, non facciamo nient'altro che riavvitarlo all'interno, quindi questa è la cosa più semplice. Per la verità questo non capita frequentemente, in questo caso non è stato possibile perché gli ultimi attuatori sono molto duri, quindi non si svita la testa nella parte terminale. L'altra soluzione, ma è veramente l'estrema ratio, è quella di forare nella parte esterna in corrispondenza del cilindrino, in modo che possiamo avere la possibilità di passare con il perno dall'esterno all'interno, eccolo qui, come vedete. Poi chiaramente verrà risigillato, questo è ovvio, e riusciamo a spingere il perno dalla parte esterna all'interno e quindi riusciamo a ottenere quello che vogliamo. Adesso intanto andiamo a sostituire il nostro attuatore nella parte inferiore, quindi rimettiamo in questa maniera, eccolo qui. Ok, abbiamo rimesso l'attuatore all'interno, questa volta però mettiamo ovviamente la copertura. Eccola qua, quindi la nostra copertura è pronta. Adesso mettiamo anche l'altra copertura. Comprimiamo un po', ovviamente. Eccolo qua. A questo punto dobbiamo utilizzare la rondella, questa diciamo dentellata, che va semplicemente messa a pressione, quindi si tiene da un lato, eccola qua, si preme forte in modo che la rondella entra dentro e come vedete adesso metà del lavoro è stato fatto, eccolo qua, vedete? Ok, adesso andiamo a lavorare di là e facciamo la stessa cosa. Ecco qua, quindi la sostituzione è stata effettuata, come vedete, ok, abbiamo ripristinato i nostri 55 gradi servo assistiti, ok? Quindi operazione molto semplice, abbiamo chiuso, sì, ok, perfetto, sì, l'operazione è semplicissima, la potete fare anche da voi. Certo, se è la prima volta che la fate sicuramente sarebbe necessario un pochino di attenzione e un po' di manualità, però questi sono degli accessori che potete tranquillamente comprare anche voi, quindi potete farlo in autonomia. Per oggi veramente è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e come al solito attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ultimi video che caricheremo sul canale. Come al solito dal tetto di questo camper ci vediamo alla prossima.